Nel 1990 Tomo Cesen arrivò veramente lì, sulla vetta dell'Oz, passando dalla celebre Parete Sud? Controversia, contrasto di opinioni accentuato e difficilmente conciliabile, disputa, diatriba. Solo di quel 1990 una cosa fu certa: fu nel 1990 che venne realizzata la prima storica ascensione sull'Oz, la quarta montagna per elevazione del mondo, ma dalla Parete Sud. Ma nessuno, ben 35 anni dopo, può dire con assoluta certezza se questa sia avvenuta nel primo o nel secondo tentativo. O forse no, qualcuno ci sarebbe, si chiama Tomo Cesen. Nasce a Krani, una piccola cittadina a nord-ovest di Lubiana, in Slovenia, nel 1959. Quello che passerà alla storia come il più famoso alpinista sloveno, già da giovane poté contare su un fisico prestante, un giovane con un caschetto di capelli neri e un diploma universitario in lingue. Tomo Cesen si è avvicinato alla montagna molto presto, dalle prime scampagnate con gli amici alle prime salite il passo fu breve, un temperamento introverso con una spiccata vocazione all'individualità lo hanno portato negli anni a realizzare exploit spesso in solitaria che rappresentano delle vere e proprie pietre miliari nella storia dell'alpinismo. Un fuoriclasse tutto d'un pezzo che si è costruito giorno dopo giorno, appiglio dopo appiglio, attraverso quel percorso solitario da lui scelto, sicuramente più duro, ma anche più intimo con la montagna e attraverso la montagna con se stesso. Eccolo lì l'alpinista sloveno venuto da Crani, naso all'insù, mentre osserva dal basso quelle pareti, una dopo l'altra, sempre più imponenti, facendo leva su grinta e audacia, tecnica e coraggio, temperamento e fiducia, visione e innovazione. Una fiducia sui propri mezzi assoluta, su questo occorre contare se si vogliono percorrere oltre 200 vie, partendo dalle Alpi, passando per le Ande, fino ad arrivare ai grandi giganti himalayani. Tomo Cesen è quell'alpinista forse non celebrato abbastanza, riconosciuto in maniera unanime nella schiera più ristretta, ma meno verso un pubblico più ampio. Exploit individuali che oggi andrebbero persino rivalutati, in alcuni casi davvero unici. Eppure il nome di Tomo Cesen è ancora legato, e forse lo sarà per sempre, a una delle più grandi controversie, forse la più grande controversia dei tempi recenti nella storia dell'alpinismo. Una controversia che ha gettato ombre sulla figura di Cesen, portando quasi a dimenticare tutto ciò che venne realizzato prima. Le grandi controversie ci sono sempre state ed è innegabile, così come inevitabile, che, essendo tali, abbiano suscitato contrasto, fatto discutere, ponendo il dibattito a metà tra chi crede e non crede. Fiducia, in fondo occorre basarsi su questo, scrisse Mark Twain. Quando gli alpinisti rendono pubbliche le loro ascensioni ci crediamo basandoci sulla fiducia e sul rispetto. Io credo a Cesen, ma non ho nessuna prova al riguardo e non voglio convincere nessuno. Se si parla di Cesare Maestri, qual è la prima cosa che viene in mente? Il compressore e il Cerro Torre. Controversie grandi come pareti, come quelle sulle Alpi, sulle Ande, sull'Himalaya. Grandi come quella delle Grands Jorasses. Tomo Cesen salì nel 1985 per il celebre Sperone Walker, scendendo per la cresta dei Sirondelle e risalendo per la via McIntyre-Colton. Grandi pareti come quella che conduce sullo Yalug Kang, la cima orientale del Kanchenjunga, la terza montagna più alta della Terra, una salita epica quanto drammatica. Durante la discesa il compagno Borut Bergant precipitò e Tomo Cesen fu costretto a passare una notte disperata a 8400 metri, senza ossigeno e senza attrezzatura da bivacco, ma riuscendo a salvarsi, conoscendo così meglio attraverso la montagna soprattutto se stesso. Un'impresa alpinistica e di sopravvivenza estrema, con un drammatico rientro al campo base. Il Yalug Kang costò all'alpinista sloveno ben 14 kg, ma lo stesso guadagnò molto in fiducia, esperienza e consapevolezza. Nel 1986 Tomo Cesen realizza un grande exploit invernale compiendo la trilogia dal 6 al 12 marzo delle tre grandi pareti nord delle Alpi, l'Eiger, il Cervino, le Grand Jorasses, spostandosi a piedi e in auto, i famosi tre problemi irrisolti degli anni 30. E dopo ogni inverno torna l'estate.
Sempre nel 1986 Tomo Cesen muove le sue azioni nel Karakorum, dove in sole 19 ore raggiunge la vetta del Broad Peak a 8047 metri, salendo in solitaria lungo la via normale, spostandosi poi sul vicino K2, dove apre, sempre in solitaria e in soli 17 ore, una nuova via che raggiunge il classico itinerario dello Sperone Abruzzi, al di sopra degli 8000 metri di quota, sotto la celebre spalla, prima del collo di bottiglia, via che porta ancora oggi il suo nome. K2 1986, l'anno del celebre, seppur drammatico, disastro, dove molte persone non tornarono al campo base. 13 in tutto, era l'anno dove scomparse Renato Casarotto in quel maledetto crepaccio ai piedi della Magic Line, dove perse la vita Tadeusz Piotrowski dopo essere salito sulla Polish Line con Kukuczka, dove morì Julie Tellis, compagna ricordata di Kurt Dimberger. Consapevolezza è quella che acquisisce Tomo Cesen, che ritorna sulle Alpi e muove i suoi passi anche sulle montagne di casa, un fautore dello stile libero, riconosciuto ormai come uno dei massimi esponenti del celebre Bifer Mintz. Consapevolezza che lo porta verso nuove mete ambite, a risolvere i problemi irrisolti dell'Himalaya, apre nuove vie e ripete in invernale itinerari complessi quanto affascinanti sulle Alpi Giulie, realizza la prima solitaria invernale sulla direttissima Gabarro Long al pilastro rosso de Brouillard o Pilier Rouge du Brouillard. Un itinerario superbo scalato in gran parte in libera sul pilastro ritenuto il più bello del Monte Bianco. Il pilastro, costituito da 3 parti, 3 sezioni principali, presenta 400 metri di dislivello e gradi di difficoltà elevatissimi. Tomo Cesen porterà il grado ED- dei primi salitori a ED+, estremamente difficile. E poi la prima grande controversia. Nella primavera del 1989 Cesen affronta la Nord dello Yannu, una cima himalayana di 7710 metri, divenuta una delle massime sfide del moderno alpinismo tecnico d'alta quota. In 23 ore di scalata, da solo in stile alpino, supera 2800 metri di parete su difficoltà estreme, con pendenze su ghiaccio di 70 gradi, sino ad arrivare anche a 90, raggiungendo la vetta per poi avviarsi verso una rischiosa e disperata discesa lungo la via dei giapponesi. Secondo Cesen, le difficoltà affrontate e la perfezione dello stile resero l'impresa assolutamente innovativa. Ma assieme agli elogi arrivarono anche le insinuazioni e le critiche. La documentazione fotografica presentata dallo scalatore risultò poco esaustiva e le stesse descrizioni per alcuni sembrarono troppo imprecise. Nuvole che appaiono all'orizzonte, che nascondono e offuscano la vista, in un déjà vu che da lì a poco si manifesterà in un vero e proprio temporale. La parete sud dell'Oz è una delle pareti più difficili e leggendarie dell'Himalaya, nota per la sua ripida pendenza e le condizioni estremamente impegnative, che l'hanno resa un obiettivo primario e irraggiungibile per molti anni. Nonostante i numerosi tentativi, fin dal 1973 è stata completata per la prima volta solo nel 1990. La parete è caratterizzata da condizioni medio avverse, valanghe e un'altissima difficoltà tecnica, tanto da guadagnarsi la reputazione di una tra le vie più difficili del mondo. I primi tentativi risalgono al 1973 e al 1975, una spedizione italiana guidata da Riccardo Cassin e tra gli altri Reinhold Messner fallì il tentativo, così come una spedizione jugoslava nel 1981 guidata da Ales Konaver che raggiunse gli 8250 metri. Il problema irrisolto delle Alpi è sulla sud dell'Oz che si concentrarono gran parte delle attenzioni dal 1986 in poi, quando la corona himalayana venne chiusa prima da Messner e poi da Kukuczka. Il 15° 8000, il Graal dell'alpinismo, là dove i migliori tentarono e dove i migliori caddero, proprio come Kukuczka il 24 ottobre 1989. I poczułem, że coś się stało źle. Patrzę na ścianę, zaczynam penetrować ją i widzę jedną sylwetkę schodzącą i już wiedziałem, że ten sen nie był bez sensu. Relacji właściwie żadnych nie było, to były 2-3 zdania, co się stało. Żeśmy przeszli trawers do 8000 metrów. Jurek wtedy prowadził, zakładał przeloty. To już przed samym wypadkiem to była taka płyta pokryta śniegiem. Jurek tak jakby wyrwał jakiś tam pierwszy przelot, który wypadł, no i później zaczął nabierać
jakby szybkości tego spadania, że wiedziałem, że już będzie sytuacja bardzo zła. I w pewnym momencie właśnie Jurek w jakiejś odległości, odbijając się o tę skałę, przeleciał obok mnie. Jedyne, co mogłem zrobić, to właśnie się tak w sobie skupić, żeby zablokować tą linę. Nagle przyszło szarpnięcie bardzo mocne na tą linę, na stanowisko. No i lina zaraz powyżej stanowiska zerwała się na ostrej takiej krawędzi, bo to był granit. Un'attenzione assoluta, occhi puntati, luci accese e un nome, Tomo Cesen, che tenterà ancora la sud dell'Oz, ma in solitaria. Tomo Cesen ci crede e parte da Lubiana il 28 marzo 1990, fa acclimatamento sulla vicina parete dell'Oz Shar e il 22 aprile compie la prima ascensione assoluta e la prima solitaria delle pareti sud dell'Oz. Una straordinaria impresa compiuta arrampicando molto velocemente e continuando anche durante la notte per evitare le pericolose scariche di sassi e di ghiaccio che normalmente battono l'immensa parete durante il giorno, data anche la verticalità e l'esposizione a sud. L'alpinista sloveno effettuerà solo 2 bivacchi, il primo a 7.500 metri e il secondo a 8.200 metri. Una lotta tediosa con la notte, il freddo, la solitudine. Sapevo bene che il giorno successivo sarebbe stato quello decisivo e più difficile. Il pilastro roccioso sopra gli 8.200 metri è il punto chiave. Superate le ultime difficoltà, punta verso la cima a 8.516 metri, flagellata da un fortissimo vento. Alle 14:20 del 24 aprile, con vento a oltre 100 km all'ora, Tomo Cesen è finalmente in vetta dopo 45 ore di scalata. Il grande mito della sud dell'Oz svanisce, il gigante è stato conquistato. Sensazioni dopo aver completato l'impresa? Nessuna, forse solo la soddisfazione di non dover più continuare a salire. Sia il corpo che l'anima sono troppo tesi per provare sensazioni. Il lavoro era finito, tutt'altro. Ero solo a metà strada, ormai ho troppa esperienza per illudermi e così sapevo che nessun minuto perso può essere recuperato. Ho iniziato subito la discesa perché volevo essere il più in basso possibile per la notte. Scesa a ritroso, sui suoi passi, impresa questa che risulta persino più difficile della salita, scartando l'ipotesi della via normale sul versante opposto, quello della parete ovest che si affaccia, una volta raggiunta la cresta sommitale, sull'Everest, a causa di possibili problemi di orientamento, come sostenne Tomo Cesen. Come la salita di Cesare Maestri al Cerro Torre e come altre travagliate pagine dell'alpinismo, anche l'ascensione di Tomo Cesen venne tanto osannata quanto discussa. I francesi, con in testa Ivan Ghirardini, un altro noto alpinista, autore di grandi solitarie alla Tomo Cesen, reclama a gran voce le prove, mettendo persino in discussione altre attività precedenti, vedi lo Iannu. L'alpinista sloveno non ha prove certe da esibire, così come altri grandi solitari. La salita non può essere confrontata per materiali disponibili con i resoconti documentati delle spedizioni pesanti, quelle numerose, come quella che ha salito con certezza, in questo caso assoluta, la stessa parete sud dell'Oz nell'autunno di quello stesso anno, pochi mesi dopo. Replicherà così ai dubbi suscitati da quella spedizione Tomo Cesen. Con la loro squadra numerosa e con l'uso dell'ossigeno, i sovietici hanno dimostrato di aver compiuto un passo indietro rispetto all'attuale qualità dell'alpinismo e delle sue tendenze. Dubbi, perplessità, anche Reinhold Messner, che partecipò ad una conferenza sulla spedizione, dapprima entusiasta di Tomo Cesen, sollevò lui stesso dubbi a riguardo, parlando di fattori che non coincidono, come ad esempio le poche immagini e riprese rilasciate dall'alpinista sloveno, con un bel tempo costante, mentre al contrario Cesen stesso insisteva sul pessimo tempo che lo ha investito per gran parte della salita. Dubbi come quelli di Elizabeth Hallway, nota contabile delle scalate himalayane, che in una prima fase riconobbe l'impresa di Cesen, salvo poi tornare indietro sui suoi passi. Dubbi che si sommarono a pasticci come quello delle foto sulla rivista francese Vertical, che pubblicò 2 scatti della parete sud, salvo poi essere riconosciute come di un altro alpinista che partecipò alla spedizione del 1981. Cesen disse di averle prese in prestito e diede la colpa
alla rivista di averle attribuite a lui. Il 16 ottobre dello stesso 1990 il russo Vladimir Karataev e l'ucraino Sergei Bershov salirono in vetta sull'Oz passando dalla parete sud, documentando la loro scalata, che quindi resta accertata. Una spedizione pesante, molti uomini, corde fisse, molti campi in parete. Al rientro dalla spedizione furono loro a disseminare i primi sospetti. Dichiaravano che l'impresa era troppo difficile perché Sesen potesse averla realizzata in quel modo e da solo, anche se forse non furono poi troppo chiari nelle loro posizioni. Con quelle non dico che non l'ha fatto, ma se lo ha fatto è un superuomo. Ma dicendo così, Bershov di fatto seminò il dubbio, sostenendo che dal punto di arrivo sulla cresta effettivamente Sesen non arrivò sino alla Lotz Main, la vetta centrale, ma rimase 300 metri indietro. Da lì la risposta di Tomo, che criticava il modo in cui salirono, ovvero in quel modus operandi di stampo nazionale con un vero e proprio assedio. Tomo Sesen si rifugiò dietro lo stile, il celebre come prima del dove, ma i russi tuttavia dimostrarono di essere saliti. Anche il ritorno stesso di Tomo Sesen venne osservato con sospetto. Per i russi fu normale scendere a ritroso sulla stessa via, resa sicura dall'allestimento in parete di tratti attrezzati e i vari campi in quota, mentre l'alpinista sloveno per logica avrebbe potuto collegare una volta in vetta il Lotz con l'Everest e tornare indietro, dove avrebbe trovato qualcuno in caso di aiuto, visto che ad aprile la normale nepalese è sempre ben affollata. E questo ritorno da un alto versante non avrebbe per nulla sminuito la propria impresa. Tornando ai Vanghi Verdini, possiamo dire che la sua carriera fu simile a quella di Tomo, alpinista solitario che puntò ai vertici assoluti, alle imprese epiche come la grande solitaria sul K2, salvo poi non riuscirci. Ricerca della verità o sostanziale invidia? In tutti i vari dibattiti o punti di vista emerge un punto fermo, un perno su cui gira la questione. Tomo Sesen non fornì prove esaustive di ciò che ha sempre affermato, ma i vari detrattori non hanno prove certe sul fatto che Tomo Sesen abbia mentito. La parola mia contro la tua. Ecco tornare alla mente dei fatti molto recenti ed è stato necessario realizzare ben 2 video a riguardo, data la delicatezza dell'argomento, per provare a rendere il contenuto più chiaro possibile, in modo che ognuno realizzi il proprio pensiero a riguardo, tenendo conto però di tutti i possibili aspetti da considerare. Molti hanno contestato a Simone Moro di aver fatto i conti in tasca a Marco Corfottola, un po' come Ghirardini con Sesen, ma è altrettanto vero che, parlando di conti, il raggiungimento di un obiettivo, una prima assoluta, 14.000, o una prima ripetizione solitaria, portano, se dichiarati, ad un successivo riconoscimento che, restando sui conti, tradotto significa soldi, guadagno. Se si celebra e si dichiara un'impresa, questa comporta per chi pratica l'alpinismo a livello professionale un indotto economico derivante da sponsor, riviste, libri, documentari. Ora non si sta accusando apertamente nessuno, ma se proponi qualcosa che non è esattamente vero, lucrando di conseguenza sopra, di fatto si inganna il pubblico pagante. Fiducia quindi, quella che occorre in questi casi, ma è sufficiente? Tomo Sesen, dopo essere stato investito da dubbi e insinuazioni, terminò purtroppo con il grande alpinismo. Sta a noi voler credere o all'uomo ferito o a quello a cui i piani sono andati in fumo. La verità non la conosce nessuno, anzi no, un uomo la conosce, si chiama Tomo Sesen e viene dalla Slovenia e forse già ce l'ha raccontata, ma come disse sempre Mark Knight, quando gli alpinisti rendono pubbliche le loro ascensioni ci crediamo basandoci sulla fiducia e sul rispetto. Io credo a Sesen, ma non ho nessuna prova al riguardo e non voglio convincere nessuno.